E non conveniva effettivamente ricostruire nel soggiorno di casa. Non potevamo avere una base instabile, che avremmo dovuto smontare i muri di casa. Da quel punto lì è cambiato tutto. Ma non concludevamo niente, non serviva tanto perché era un sandwich chiuso. Non ci rendiamo nemmeno conto di quello che abbiamo fatto. Esatto. Vi siete mai chiesti verso dove state andando? È la domanda che ci siamo posti noi. Vedere nuovi orizzonti. Respirare aria nuova. È stata questa la nostra risposta. Ma come fare? È stata la seconda domanda. Andiamo a scoprirlo insieme. Ciao a tutti e bentornati su Camperito Revolution! Allora, oggi siamo qui con Rocco che se ne sta andando. Niente, vuole baciarci perché io ho il Trovati il burro posticino, cacao. trovati. Allora, l'ultimo pezzo che avevamo smontato è stato il pavimento. Non c'era molto da ricostruire e non conveniva effettivamente ricostruire solo il pezzettino che c'era dietro, perché era tutto marcio, tutti gli stelli erano praticamente marci. C'era poco da salvare, quindi abbiamo preferito togliere tutto e ricostruirlo praticamente da zero. E in questo video vi vogliamo far vedere come l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato a costruirlo praticamente nel soggiorno di casa perché pensavamo di poterlo fare in più pezzi. Sicuramente non era la cosa più semplice, però non avendo altro posto abbiamo cominciato a farlo proprio nel soggiorno di casa. Quindi abbiamo utilizzato per parte sottostante del pavimento un foglio di Okumé da 3 mm e abbiamo verniciato con 4 mani di smalto per renderlo più idrorepellente possibile. Abbiamo optato per mettere lo smalto e non una pellicola, proprio perché della pellicola non ci fidavamo tanto, mentre lo smalto, aggrappando uno strato all'altro, comunque secondo noi creava una barriera un pochino più forte che non permetteva all'acqua di distruggerlo. Quindi successivamente siamo passati a costruire la struttura di tutto il pavimento. Prendiamo tutte le misure esistenti del camper, non abbiamo modificato nessuna misura, abbiamo lasciato tutte le dimensioni per come erano, abbiamo solo ricostruito tutto come nuovo. Per evitare di rattoppare, che era quello che dicevo nel video precedente, e tutto il lavoro comunque che ci voleva, alla fine non usciva un bel risultato, ma proprio come sostegno, visto che quella era la base, non potevamo avere una base instabile. Perché sarebbe stato meglio, diciamo, più semplice, meno dispendioso a livello di costi, rifare soltanto i listelli all'interno, sistemare quello che è il problema dove stava, ma il problema è che era tutto da rifare. Questo campo praticamente era da buttare, sì. Però noi non volevamo buttarlo, no. C'eravamo già pellegati abbastanza. Eravamo già nelle sabbie mobili, quindi una volta che eravamo nelle sabbie mobili non volevamo continuare a muoverci, perché se ci muovevamo scendevamo ancora più velocemente. Quindi eravamo con la speranza che qualcuno passasse da lì e ci tirasse dalle sabbie mobili, perché altrimenti non potevamo fare diversamente. Perché se ci muovevamo più in fretta scendevamo più in fretta, così funziona. E quindi comunque fatto sta che quello che stavamo facendo come lavoro a casa ci siamo resi conto quanto fosse non realizzabile. Abbiamo chiesto aiuto all'universo e in qualche modo ci ha dato una mano, grazie alla forza dell'attrazione, quello che volete voi, però in qualche modo siamo riusciti a non doverlo fare nel soggiorno di casa, perché avremmo dovuto smontare i muri di casa per passare con tutta la struttura del camper, perché era troppo grande per poterlo costruire lì dentro. Sì, perché giustamente io avevo già il dubbio, dico, come facciamo a fare questo camper? Sì, perché ancora ci stava come posto, ma poi fare la manovra e portarlo via fuori dalla porta è stato un attimo... Abbiamo costruito questo pavimento nel soggiorno, se ci guardate il padrone di casa ci vedrà, non so se... vabbè, comunque, tanto li sistemi, bel scopo. Sì. Cioè, Vabbè, praticamente sì. questo pezzo di pavimento non è passato per 1 centimetro, non passava. Quindi ho dovuto togliere un pezzettino di battiscopa in modo tale che passasse. Cioè, proprio perfetto. Cioè, Lo dobbiamo solo rincollare adesso. Quindi, ragazzi, andava fatto nel soggiorno, era segnato da qualche parte e quindi abbiamo fatto così. Sì, perché comunque da qualche parte dovevamo cominciare. Poi c'è lei che farlo. mi pressa, perché se non fosse per lei io non a quest'ora questo camper non so se l'avrei fatto. A quest'ora Quindi il dovete camper essere ancora lei. sarebbe da smontare. No, da Sì. smontare no, perché smontare era proprio bello carico a smontarlo. A smontare Gli sì, interni. perché dovevo vedere tutto quanto, quello che c'era. Volevo vedere tutto quanto. Da un lato voleva Dall'altro. vederlo, Dall'altro. piangeva tipo dentro, secondo me, con ogni pezzo che smontava, davvero.
Allora, qualcosa nell'universo ci ha voluto aiutare, abbiamo detto, no? E quindi abbiamo trovato un posto dove poter fare il nostro camper. Da quel punto lì è cambiato tutto. Sì. È cambiato tutto perché avevamo la possibilità veramente di rifarlo e di poterlo fare come si deve. Con gli spazi giusti e potendo lavorare tornando dal lavoro, lavorare nel fine settimana per quel che abbiamo potuto, tranne gli imprevisti della vita, tranne le situazioni che ci hanno un po' rallentato, ma comunque potevamo costruirlo, altrimenti non avremmo potuto farlo questo camper. Il posto in cui stiamo facendo il camper è praticamente attaccato a casa nostra ed è il luogo dove siamo adesso, perché altrimenti a spostarlo in quelle condizioni, smontato lontano da qui, sarebbe stato già difficile, perché sarebbe crollato praticamente per strada. Sì, per com'era non si poteva spostare in nessun modo, quindi o dovevamo farlo qua o dovevamo farlo qua. E non solo, ragazzi, questo posto ci è stato dato praticamente gratis. Gratuitamente. Perché è un amico di famiglia, ha capito la situazione, ci ha aiutati, ci ha detto fatelo tranquillamente, tanto non c'è problema. Però noi giustamente ci sentiremo sempre in debito per il suo aiuto. Sì, doveva andare così, sicuramente doveva andare così, molto probabilmente sì. Il destino. Qualcuno è passato da queste sabbie mobili e ci ha tirato su. E devo dire che fino a quando non ci hanno tirato su è stata una bella... Sì, siamo stati un po' fermi perché andavamo a fare qualcosa, a pensare, a ragionare, a studiare come farlo, a pensare già agli interni magari, perché quelli sono una cosa che abbiamo dovuto progettare prima di fare qualsiasi altra cosa, però non ci muovevamo effettivamente, era più tutto un ragionamento. Infatti ridendo e scherzando ci chiamavamo i ragionieri perché andavamo sempre a ragionare, ma non concludevamo niente effettivamente che era tangibile. No, la cosa bella è che io dicevo andiamo un attimo al camper e ragioniamo. Io arrivavo lì, vedevo quello che non andava bene, quell'altro che non andava bene, E si quell'altro che non andava scoraggiava. bene. Me ne tornavo a casa senza aver ragionato, perché alla fine mi arrabbiavo e quindi il camper rimaneva sempre lì. Fino a quando abbiamo iniziato proprio questo pavimento, abbiamo finalmente iniziato i lavori sul serio. Abbiamo quindi... Che c'è, Coco? Che c'è, Coco? Battaglia in corso, ragazzi. Che sono belli. Loro sono i veri protagonisti, ragazzi. È vero, non c'è niente. Continuazione del pavimento. Abbiamo quindi continuato a costruire la seconda parte del pavimento nel capannone, che era la parte più piccola. La più grande l'abbiamo fatta nel soggiorno di casa. Ma vabbè, a saperlo diciamo che avrei fatto il contrario, però non si poteva sapere. Ma se sapevi di cadere ti sedevi. Se sapevo di cadere mi sedevo, ragazzi. Giusto? Invece non lo sappiamo mai, quindi cadiamo. Questo succede nella vita. L'importante è che ti rialzi. Finito. Ma arriva la ricarica. Non la ricarichiamo. Colla. Dai, bella colla. Spaccio della colla illegale. Se vi serve la Time, contattateci, che... Lightbulb ricaricata. Ora si va. Quindi abbiamo continuato il lavoro sul pavimento facendo i tagli sulle ruote, in modo tale che quando li univamo il pavimento era già pronto. Cosa fai? Racconta. Prendo la colla per gli ultimi listelli centrali. Così abbiamo terminato il pavimento. Eccolo qua adesso. Abbiamo il pavimento. Funzionò. Successivamente abbiamo continuato ritagliando e inserendo tutti i pannelli di XPS che abbiamo anche ancorato con un silicone.
incollare i pannelli di pioppo da 9 mm al pavimento abbiamo usato questa colla da montaggio della Bostik. Viene in soccorso per l'ultimo pezzettino del pavimento. Cosa stai facendo? E niente, da mezz'ora che cerco di mettere questo nastro. Posso annusarlo? Sa di bitume. Si chiama un nastro bituminoso. Ah, per questo? Che devo sapere. E poi come fai a conoscere il bitume tu? Che ne sai di bitume tu? Ma tu che sai cosa ho fatto nella mia vita io? Ah, ti hai fatto la camionista? Sì. Poi il bitume non si mette pure sui tetti. E poi quando si... Sì. Se non lo sai tu, non lo so io. Appunto. E poi quando fa caldo, evapora e si sente tutta la puzza così, come questa cosa qua, esattamente. Ah, ok. Capito perché lo conosco? Ci mette la guardia, il tetto. Ma è bituminosa. Ok, io non lo so. Sono ignorante. È una guaina bituminosa o no? Ma vado su internet, te lo dico un attimo. Su internet. Su internet lo dicono. Dai, come si chiama? Non Dimmi. lo so, come si chiama poi? La guaina che si mette sui tetti. Una guaina. Non è bituminosa, non è bitume. Poi era bituminosa. Che insipitello. Sì, no? Praticamente noi guardando i video di quello che abbiamo fatto ad oggi in realtà non ci rendiamo nemmeno conto di quello che abbiamo fatto. Esatto. Guardare indietro i nostri passi fa sì che comunque riusciamo ad apprezzare anche il nostro lavoro, perché spesso e volentieri tendiamo a sottovalutarci e invece così riusciamo a capire quanto lavoro effettivamente abbiamo fatto. Ragazzi, per supportarci dovete seguirci e mettere like. Noi siamo con queste sedie, però in seguito noi ci alzeremo e cominceremo a lavorare effettivamente con voi quando allineeremo tutti quanti i video. Magari lì qualche intervento lo faremo ancora da qui, ma non lo sappiamo. Perché a lei piace la sedia, secondo me. Sì, vabbè ragazzi, noi vi salutiamo. Seguiteci, mettete Like e iscrivetevi. iscrivetevi. Ogni venerdì alle 20:30 uscirà un nostro nuovo video. Se vogliono sapere di più e avere contenuti più freschi, Qualche dovete spoiler? seguirci qua sopra, c'è Instagram. Seguiteci qui su Instagram. Alla prossima ragazzi. Alla prossima, ciao! Vediamo, non ci vediamo. Tu non ti vedi sicuro? Non ci vediamo. Tu non ci sei. Ci vediamo, ciao, ci vediamo. Dai, brava. Fiduciosa. Brava, seduta. Tanto devi solo salutare. Tu non sai nemmeno perché sei qua, ma non ti preoccupare. L'importante è che lo sappiamo noi. Camperito Revolution. Ci sei? Allora, da dove iniziamo? Da dove iniziamo? Che Coco viene da me, perché vuole... No, Coco con me. Coco con me. Coco sta con me oggi. Aiuto all'universo e io piangerò sempre. Un problema. Hai dovuto smontare il battiscopa, ti ricordi? Non volevo. Cioè. Volevo. Ah, non era. Rialzarsi. Di ex. Comunque. No, mamma no. No. Sì. E praticamente. Il pollo è pronto. Non lo mangiamo noi, però. Aver avuto fatto i video di ciò che abbiamo fatto è stato veramente un bel.
Aver fatto, sì, hai ragione. Aver fatto i video. Tu che correggi a me, che succede io? E io loro due li picchio, li amo ma li picchio. Non vuole stare con te, vuole venire da me. No, Tu devi no, tenerlo no. in ostaggio. Lo tiene in ostaggio, lui vuole la mamma, vuole. La culelle. Tu pure questo Sì, pezzo. sì. Vedi che eccetera. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Comunque se il video vi piace mettete il mi piace. Comunque Se stavo non vi dicendo piace una cosa, mettete. papà. Comunque, la cosa importante è guardare indietro. E il suo cuore è Non si è pulsante. Quello sì. Guardare indietro il lavoro, il proprio lavoro, fa apprezzare. Sto guardando indietro. Ma sempre la stessa quantità deve essere in proporzione del loro peso e del loro corpo. Allora, fatemi sapere quanto pesate e l'altezza e tutto così. Vi mandiamo un pacco di biscotti. Allora, abbiamo 3 tipi di biscotti: i gocciole, i frollini e i nascondini. Quelli però li dovete trovare voi, perché noi li nasconderemo. Quindi là, se scegliete quelle. Tu eri bravo con i nascondini di solito. Ti ricordi, eh? Ci nascondevamo tutti nella tua pancia. Ma c'è il suono della campanella? Devi metterlo. Sì, c'è sempre. 30 uscirà uno sonoro. Cosa possiamo dire più? Mi stavo divertendo. Vedi che hai preso mano. Ciccio. Con mano? Ma non hai attaccato l'aspirapolvere, amore mio. davvero, perché succede una cosa così? Giusti. E aspira, Michael. Giusti! Aspira! Cioè, attacchi una delle polvere, no? Assistente. No. Sempre fare cose noiose. Devi metterti da là. Da là c'è più luce. Ma ascolta. Tutto questo. Ciao a tutti ragazzi! Andiamo a mangiare che abbiamo fame!